Ciao ragazzi! In questo tutorial impariamo a risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite utilizzando il metodo di Cramer. Prima di farlo, dobbiamo però capire come si calcola il determinante di una matrice 3x3. Iniziamo! Quando abbiamo parlato di matrici 2x2, abbiamo detto che per calcolare il loro determinante bisogna moltiplicare fra di loro i termini della diagonale principale e sottrarre il prodotto dei termini della diagonale secondaria. Cioè, nel nostro esempio, dobbiamo calcolare il prodotto 3 per 5 e al risultato dobbiamo sottrarre il prodotto 4 per 2. Il risultato di questo calcolo fornisce il valore del determinante. Vediamo ora come si procede con una matrice 3x3, cioè con un insieme di 9 numeri ordinati su 3 righe e 3 colonne. Il modo più semplice per calcolare il determinante di una matrice di questo tipo è applicare la regola di Sarrus. Vediamo di cosa si tratta. Innanzitutto, bisogna copiare le prime due colonne della matrice a destra del determinante stesso e poi, in modo analogo a quanto già fatto per le matrici 2x2, bisogna moltiplicare fra di loro i termini delle diagonali principali, cioè quelle in discesa, lasciando invariati i segni dei prodotti. E ai tre risultati bisogna sottrarre i prodotti dei termini presenti sulle diagonali secondarie, cioè quelle in salita. Qui a destra ho mostrato tutti i calcoli. Ho dunque fatto 1 per 3 per 1, più 2 per 4 per 4, più meno 1 per 2 per meno 3. A questi tre termini ho sottratto 4 per 3 per meno 1, poi ho sottratto ancora meno 3 per 4 per 1 ed infine ho sottratto 1 per 2 per 2. Come si può notare qui nella seconda riga. Svolgendo tutti i prodotti e stando ben attento ai segni, sono riuscito a calcolare il valore del determinante, che risulta essere uguale a 61. Vediamo ora brevemente un secondo esempio di calcolo. In questo esempio voglio mostrarvi un modo più rapido di procedere. Dopo aver copiato le prime due colonne della matrice a destra del determinante, nel calcolo dei prodotti vi consiglio prima di calcolare il segno del prodotto e poi il modulo, cioè il valore del prodotto. Iniziamo dunque a fare più per più per più e 7 per 4 per 4, 112. Poi più per meno per più, meno e 3 per 6 per 5, 90. Proseguendo in modo analogo, più per più, meno e 1 per 2, 4. Ora, per le tre diagonali secondarie, bisogna ricordarsi di cambiare i segni, quindi più per più per più, cambiato di segno, meno, e 5 per 4 per 1, 20. Proseguendo abbiamo più per più, meno, cambiato di segno, più, e 2 per 6 per 7 fa 84. Per concludere, più per più fa meno, cambiato di segno, più. E infine 4 per 2 per 3, 24. Dopo aver svolto tutti i calcoli, si trova che il determinante richiesto vale 106. Introduciamo ora la regola di Cramer. Dopo aver scritto le tre equazioni del sistema in forma canonica, cioè in ogni equazione deve comparire prima la x, poi la y, poi la z e a destra dell'uguale il termine noto, indichiamo con x, y, z e c rispettivamente la colonna delle x, delle y, delle z e delle costanti presenti nel sistema. Scriviamo ora la matrice delta dei coefficienti. In essa compaiono le tre colonne x, y e z, cioè 1, 3, 1, colonna x, 2, meno 1, più 1, colonna y, e meno 1, meno 5, meno 1, colonna z. Con la regola di Sarrus calcoliamo il suo determinante,
che risulta essere uguale a meno 2. Calcoliamo ora la matrice delta x, che si ottiene a partire dalla matrice delta, eliminando la colonna della x e sostituendola con la colonna c dei termini noti. Le colonne y e z rimangono invariate. Applichiamo di nuovo la regola di Sarrus e calcoliamo anche questo secondo determinante, che risulta essere uguale a meno 10. Procediamo ora con il calcolo del determinante delta y. Partendo sempre dalla matrice delta, eliminiamo questa volta la colonna y e rimpiazziamola con la colonna delle costanti c. Come in precedenza, sia la colonna x che la colonna z rimangono invariate. Attenzione anche a non cambiarle di posto. La colonna x, quando è presente, è sempre a sinistra, la colonna z è sempre presente a destra e la colonna y è sempre al centro. È solo la colonna c che si sposta e va a rimpiazzare le colonne delle incognite che si vogliono calcolare. Applicando di nuovo la regola di Sarrus, troviamo per delta y il valore più 4. Per concludere, scriviamo l'ultimo determinante, delta z. Per ottenerlo, partiamo di nuovo dal determinante delta e rimpiazziamo la colonna z con la colonna delle costanti. Le altre due colonne, come al solito, rimangono invariate. Applichiamo di nuovo la regola di Sarrus e otteniamo per delta z il valore meno 2. Con 3 semplici formule siamo ora in grado di calcolare il valore delle tre incognite x, y e z. Il valore della x è dato da delta x fratto delta ed è dunque uguale a 5. Il valore della y è dato da delta y fratto delta ed è dunque uguale a meno 2. Ed infine il valore della z è dato da delta z fratto delta ed è dunque uguale a più 1. La soluzione del nostro sistema è dunque la terna x uguale a 5, y uguale a meno 2, z uguale a più 1. Per fare un po' di pratica con questo nuovo metodo, risolviamo ora un altro sistema. Osservando il testo di questo nuovo esercizio, sembra che non ci sia nulla di nuovo rispetto all'esercizio precedente. Però, quando andiamo a calcolare il determinante delta, ci accorgiamo che è nullo. In questo caso, sappiamo già che il sistema risulterà indeterminato o impossibile, cioè o avrà infinite soluzioni oppure non avrà alcuna soluzione. Calcoliamo dunque il determinante delta x, sostituendo la colonna x con la colonna delle costanti c. Applicando la regola di Sarrus, troviamo per delta x il valore 9. Siccome il valore di delta x trovato è diverso da 0, il sistema è impossibile. Generalizzando il discorso, possiamo affermare che quando il determinante delta è diverso da 0, il sistema è determinato, dunque va risolto e avrà una soluzione unica. Se invece il determinante delta è uguale a 0, bisogna controllare gli altri tre determinanti. Se tutti e tre i determinanti sono uguali a 0, il sistema è indeterminato e quindi ha infinite soluzioni. Se invece almeno uno dei tre determinanti delta x, delta y oppure delta z è diverso da 0, il sistema è impossibile, cioè non ammette alcuna soluzione. Prima di concludere, siccome abbiamo visto che il calcolo di un determinante è piuttosto laborioso ed è facile sbagliare soprattutto i segni, vi voglio mostrare come si può fare a calcolare un determinante utilizzando Excel, in modo da avere una conferma dei risultati trovati. Apriamo dunque il foglio elettronico ed inseriamo i nostri 9 coefficienti. Per calcolare il determinante è sufficiente inserire nella cella gialla la formula uguale matr.determ e selezionare la nostra matrice e dare invio. Abbiamo così ottenuto il valore del nostro determinante. Questo può esserci molto utile quando vogliamo una conferma dei risultati trovati. In un prossimo video della futura playlist su Excel impareremo a risolvere i sistemi lineari con il metodo di Cramer utilizzando il foglio elettronico. Con questo abbiamo concluso. Nel prossimo video tutorial impareremo a risolvere sistemi non lineari
riconducibili a sistemi lineari mediante opportune sostituzioni. Vi aspetto! Ciao!